Salve a tutti ragazzi, un saluto e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Allora, dopo l'ultima bella puntata che abbiamo trasmesso, dove abbiamo portato Raw, Dynamite, SmackDown e Collision, vediamo di fare uguale stasera live e iniziamo subito con l'opener di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix, ovvero Motor City Machine Guns, Alex Shelley e Chris Sabin contro i The Guns, scusate la similitudine delle parole, ovvero Austin e Colten Gunn. Cosa è successo ragazzi nell'ultima settimana? Intanto attenzione perché i Guns sono già dentro. Attenzione, attaccati alle spalle da Judgment Day, da Damian Priest, da Finn Balor. Vengono attaccati Motor City e gettati sui ring. I Guns non sanno bene cosa fare, Austin e Colten Gunn, però a questo punto dicono vabbè, se ce l'hanno offerta così su un piatto d'argento, approfittiamone. Tanto vanno via quelli del Judgment Day e inizia così questa puntata di SmackDown. Molto sportivi i Guns, hanno aspettato che si riprendessero Shelley e Sabin. Entrambi questi team stanno cercando di ottenere una title shot per i titoli di coppia appunto detenuti dal Judgment Day. Ora, nell'ultima puntata di Raw il Judgment Day ha sconfitto, ovviamente in un match non valido per il titolo, Alex Shelley e Chris Sabin. A SmackDown invece i Guns hanno battuto Bronson Reed e Braun Breaker e ora direi che ci vuole questo bel match per vedere chi saranno i prossimi avversari dei Judgment Day. Judgment Day evidentemente però mi stanno abbastanza, come si può dire, sulle scatole i Motor City, infatti sono entrati durante il loro ingresso, hanno interferito per dare un vantaggio concreto a Austin e Colten Gunn. Attenzione che una DDT intanto, ragazzi, ha steso tutti e due. Che forma ragazzi per questa coppia draftata a inizio stagione, come sapete se avete seguito le mie puntate, draftata dall'AEW perché abbiamo fatto il draft tra WWE e AEW, abbiamo spostato gli atleti delle varie delle due federazioni un po' per ravvivare, per creare nuovi match e tutto il resto per questa nuova stagione, la 2025-2026. Tanto attenzione perché qui siamo a 8, bisogna rientrare. Oh, ottimo schienamento, uno, solo uno. Perfetto, vai sistemata la didascalia dove troverete i match di questa puntata di Raw e poi a seguire aggiornerò Dynamite, SmackDown e Collision con i match che ancora non ho in card. Molto bene, tra l'altro vi voglio chiedere scusa raga perché l'ultima volta che abbiamo trasmesso la puntata c'è stata quel Collision che mi sono dovuto assentare. Io credevo per un attimo, ma in realtà è stata molto più lunga la faccenda, è stata una causa di forza maggiore e alla fine vi siete visti tutta la puntata di Collision, tutti e tre i match dell'ultimo Collision senza il mio commento. Vabbè, poco male per una volta. Ci danno dentro i Motor City Machine Guns, non c'è dubbio.
Tanto un saluto a Alex. Come stai Alex? Tutto bene? E un saluto anche a Leo Pang. Sono entrati proprio adesso. Vedere questo opener di Raw. C'è il cambio qui, attenzione qui, Oh. Beh, direi pare un match abbastanza equilibrato, a dire la verità. Questa fa male, raga. Pezzacollo sul povero Chris Sabin, che continua a subire l'iniziativa di Austin Gunn. Attenzione però, perché il cambio Spinebuster su Alex Shelley. Non ha iniziato nelle migliori delle maniere il membro dei Motor City Machine Guns. A vuoto entrambi, sia il tentativo di ginocchiata che il tentativo di dropkick di Alex Shelley. Oh, bel calcione, bel calcione. Altro cambio, lavorano molto bene i due fratelli Gunn, figli di Billy Gunn, per chi non lo sapesse. Oh, attenzione, Alex Shelley è carico, lo prende. No, sì, un suplex però con ricaduta, quasi un brainbuster, quasi ricaduta sulla base tutta del collo, e vai e continua a impierire Alex Shelley. Ricordiamo, i due sono già stati campioni di coppia qui in WWE, Chris Sabin e Alex Shelley, mentre nella scorsa stagione Austin e Colten Gunn sono stati campioni sì, ma non qui, bensì in un Elite Wrestling. Tra l'altro vi ricordo brevemente che se volete dare un'occhiata a tutti quei per più, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali di Dynamite, Raw, SmackDown e Collision della passata stagione, quindi della 2024-2025, scusate, c'è la playlist apposita sul canale, oltre ovviamente a quella della stagione corrente, la 2025-2026. Attenzione, se lo carica sulle spalle qui, di gola va a cadere sulle corde. Beh, direi un bel opener questa puntata di Raw tra i Motor City Machine Guns e i The Guns. Un saluto anche a Zombie. Attenzione, lo prende, questa Whip all'angolo. Attenzione Chris Sabin, oh, ottimo, fantastico questo calcione ad abbattere Colten. Irish Whip all'angolo, eccolo qua. Attenzione ancora una volta, a segno. Attenzione Alex Shelley, va con la mossa finale. Uno, no, ha interrotto tutto. E allora se lo merita, ragazzi, gli do una botta di brutto, no? Credevo. Olè. E poi lo schienamento improvviso, attenzione, risolve con il lap. 1, 2, e no, attenzione, niente da fare. Oh, mamma mia, mamma mia.
La doppia mossa combinata su Alex Shelley. Attenzione, la culla improvvisa, 1. Sì, sì. Io ho sbagliato tutto. E intanto Chris Sabin che andrà a interrompere il tentativo di intervento. Oh, ho sbagliato. Si è ormai diventato un po' un casino questo match. E attenzione, guardate qui che succede. 1, 2 e... Oh, per pochissimo ragazzi, per pochissimo. Facciamo tornare intanto Chris Sabin al suo angolo. Vediamo il controllo qui. Alex Shelley sta provando. No, viene interrotto da Austin Gunn. Ragazzi, davvero un buon opener. Che botta, che botta. Attenzione. 1, 2 e Alex Shelley c'è ancora, dice no Alex Shelley. Attenzione, prova il tag. Colten entra, lo prende però prima Alex Shelley. Indiavolato Alex Shelley. One arm DDT. E poi va con questa armbar a indebolire il braccio di Colten. Oggi parlo un po', stasera parlo un pochino così e così. Azione Colten Gunn. Qui ho sbagliato perché è entrato, si è affogato subito. Però ho sbagliato di brutto. Attenzione, qui lo prende. Oh, che mossa ragazzi. Si vanta ancora Chris Sabin. Attenzione. Oh. E ora aspettate raga, no, non ce la fa in tempo a colpirlo. Volevo colpire l'altro. Va a manipolare ancora Chris Sabin. Doppio errore qui, Oh, ha ribaltato la mossa finale, ragazzi. Allora bisogna ritornare qui alla parità. 4 stelle, ottimo opener davvero, gran match. Qui un po' indeciso. Neckbreaker. E va a impedire a Alex Shelley di entrare. Oh. Mi sa che Alex Shelley invece ha colpito me. C'è Chris Sabin. Che mossa, che backbreaker. Attenzione qua. Olè. Che gioco di squadra, signori. Che gioco di squadra.
1, 2, incredible match ragazzi, incredible match davvero. E 3, i Guns vincono, ma Chris Sabin non sappiamo cosa si è fumato lì, perché era entrato, poteva intervenire e interrompere lo schienamento, non ha fatto niente. Quindi vittoria dei Guns, sempre più lanciati per i titoli di coppia, ricordiamo detenuti da Damian Priest e da Finn Balor. Vedremo cosa succederà, però ottima vittoria dei Guns e ottimo opener davvero. Quindi ora andiamo al prossimo incontro della card. Bobby Lashley contro Dragon Lee in un match non valido per il titolo degli Stati Uniti, detenuto da The Almighty. Bobby Lashley che dopo aver battuto AJ Styles si è presentato in un incontro nell'ultima puntata di Raw tra Nakamura e AJ a infastidire Nakamura. Effettivamente l'ha colpito e l'ha gettato sul ring alle spalle ancora prima che potesse iniziare l'incontro, e vedremo un po' cosa succederà. Dragon Lee invece è arrivato in questa stagione dal draft con la All Elite Wrestling, ha provato a vincere i titoli di coppia con Rey Mysterio, non è riuscito, incerto il suo futuro, ma ha colto una vittoria incredibile più di un mese fa contro The Undertaker in una maniera proprio assurda, impronosticabile proprio. Ma ecco qui il campione degli Stati Uniti, ragazzi, Bobby Lashley, membro di spicco dell'Art Business, di cui fanno parte anche MVP e Powerhouse Hobbs. I due sono stati campioni di coppia con Powerhouse Hobbs in un regno veramente pazzesco. Probabilmente il regno di coppia più bello della nostra Universe Mode, più dominante della nostra Universe Mode in assoluto, comprendendo anche la All Elite Wrestling, che è l'altra federazione. Portiamo, lo dico per chi ci sta seguendo per la prima volta ora la nostra Universe Mode. Comunque Bobby Lashley ha fatto il suo ingresso e ora è il momento del suo avversario, signori, Dragon Lee. Eccolo qua, ragazzi, il mascherato. Weighing in at 165 pounds, Dragon Lee! È carico Dragon Lee, ti aspetta un duro scontro, però d'altra parte lui vuole, penso, soddisfazione che non ha avuto granché nella passata stagione dell'Elite Wrestling, anche senza granché. Proprio un comprimario. C'è da dire che per il momento si è affacciato, non vi direi bene, però si è affacciato con un certo rumore, mettiamo così, qui in WWE Dragon Lee, e quindi vediamo un po' cosa succederà. Ringrazio al pubblico Dragon Lee, non tutti sono con lui a dire la verità oggi, a sentire almeno dal pubblico, però iniziamo allora questo secondo incontro di Monday Night Raw su Netflix. Bobby Lashley contro Dragon Lee, potenza contro lucha libre, ragazzi. Un saluto anche a John e Despoina. Per ora è in vantaggio il campione degli Stati Uniti, ricordiamo un match non valido per il titolo.
attenzione, lo va a schiantare contro il paletto, lo prende ancora. Respinge Dragon Lee. DDT. Beh, per il momento Bobby Lashley netto vantaggio, ma Dragon Lee è uno che entra in gioco alla distanza, l'abbiamo visto anche nel suo match contro The Undertaker prima di Payback, se non sbaglio, che è l'ultimo evento in pay-per-view che abbiamo trasmesso, mi sembra prima di Payback, ma non vorrei dire un'assurdità perché potrebbe essere anche prima di SummerSlam in realtà. Però insomma, tra l'altro Payback, se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperarlo, lo trovate nella mia playlist di questa stagione, la 2025-2026. È stato un bel pay-per-view, come vi consiglio anche a questo punto di andare a recuperare EW All Out, anche questo ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso della All Elite Wrestling, con 2 Elimination Chamber belle goduriose e altri tanti bellissimi incontri. No, attenzione di Bobby Lashley, prepara forse una Dominator, no, invertita, 1, 2, oh, Dragon Lee dice no. Ragazzi, sbaglia qui, ha sbagliato qui Dragon Lee. Oh, attenzione, la Spear, lo trancia in 2, no, Dragon Lee evita, si carica anzi lui. Attenzione qui, oh, ha detto di no Bobby Lashley, probabilmente ha un tentativo di mossa finale di Dragon Lee che non sarebbe passato, però avrebbe fatto sicuramente un bel danno. Attenzione, cade Bobby Lashley. Grazie al pubblico, ma sbaglia al momento, distrattissimo Dragon Lee. Questo si è montato troppo la testa dopo quel match contro The Undertaker, perché insomma avevo detto veniva alla distanza fuori. Attenzione, evita, i due si colpiscano qui dopo il break pubblicitario, pugni su pugni. Attenzione, Dragon Lee rotola fuori dal ring Bobby Lashley. Attenzione, dice basta Bobby Lashley, pure sembrava in vantaggio, effettivamente c'è da dire, ma non si comprende bene le motivazioni. Ma attenzione dietro Nakamura, proprio Nakamura che si vuol vendicare perché Bobby Lashley ha fatto più o meno la solita cosa la scorsa settimana a Raw. Ragazzi, io l'avevo detto alla fine della scorsa puntata di Raw che Nakamura non è il tipo che lasciava perdonare una roba come questa, e infatti è arrivato, ha colpito Bobby Lashley e l'ha gettato sul ring, dando un piccolo vantaggio a Dragon Lee. Vedremo anche Bobby Lashley come risponderà a questa cosa, a questo attacco di Nakamura. Tanto però concentriamoci su questo match che stiamo ancora vedendo, Dragon Lee contro Bobby Lashley, nonostante l'interferenza di Nakamura a favorire Dragon Lee. Attenzione, eccolo qua, sta uscendo fuori Dragon Lee. Eccolo qui, prova lo schienamento, solo uno. Standing shooting star press, attenzione ancora Dragon Lee con la sua agilità. Stomp all'addome, solo 2 però. Ragazzi, Dragon Lee sta uscendo davvero fuori, l'avevo detto io, alla distanza. Poi con l'aiutino di Nakamura però, l'ha battuto con questo suicide dive. Attenzione, si è abbassato
la ginocchiera Dragon Lee. Ora è tornato Bobby Lashley in controllo dell'incontro, attenzione, lo carica per una... Oh, fuori dal ring, devastante, dove fa più male ragazzi, infatti sanguina Dragon Lee. Che impatto che ha subito il messicano. Ora lo mette... Oddio, lo potrebbe anche schienare ora. E infatti guardate, perché ha subito una botta incredibile fuori dal ring. 1, 2 e 3. Basta questa, basta questa. Vince immediatamente Bobby Lashley, nonostante un ritorno di Dragon Lee e l'interferenza di Nakamura. E vedremo allora come risponderà Bobby Lashley. Ma credo che la risoluzione potrebbe essere un bel match tra loro due per risolvere le dispute, possibilmente valido per il titolo degli Stati Uniti di Bobby Lashley. Ma vedremo più avanti. Andiamo ora al terzo incontro di questa puntata di Raw. Kairi Sane contro Roxanne Perez. Ragazzi, ricordiamo l'infamata assurda che ha fatto la nipponica nell'ultima puntata di Raw. C'era un match di coppia, Kairi Sane e Rhea Ripley contro Shayna Baszler e Ronda Rousey. Kairi Sane ha abbandonato Rhea Ripley al suo destino. Nel momento in cui Rhea voleva dargli il tag è uscita, è andata via, l'ha sbeffeggiata, se n'è andata. Ha lasciato Rhea Ripley a combattere contro due toste come Ronda e Shayna. Tuttavia, usando la furbizia e molta fortuna, Rhea Ripley è riuscita a vincere schienando Shayna Baszler dopo una culla improvvisa. Tuttavia, adesso siamo curiosi di vedere come risponderà Rhea Ripley e se risponderà soprattutto in questa puntata. Ma intanto ecco l'ingresso della Pirate Princess di Kairi Sane. Eccola qua con il suo stile classico. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Yamaguchi, Japan, Kairi Sane. Kairi si è messa proprio sulla strada di Rhea Ripley, effettivamente è meritato per quello che ha fatto tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa. Ricordiamo Kairi è una ex campionessa di coppia insieme a Asuka nella Universe Mode e anche campionessa degli Stati Uniti WWE, quindi comunque palmarès parla da sola. E ora ha deciso che forse è arrivato il momento di farsi avanti, di affacciarsi per la prima volta nella cintura di campionessa mondiale, detenuta da Rhea Ripley, ragazzi, che ricordiamo a Payback ha sconfitto Bianca Belair in un Last Women Standing match. Ma ecco l'ingresso di Roxanne Perez, ragazzi, la Prodigy. Roxanne Perez, ragazzi, che ha deciso la strada della WWE dopo che l'anno scorso e un po' all'inizio di quest'anno è stata in All Elite Wrestling. In realtà all'interno proprio delle W non ha avuto granché, tuttavia ha avuto successo in Ring of Honor, perché ricordiamolo, nella scorsa stagione riuscì a vincere il titolo femminile appunto della Ring of Honor nel periodo del lancio, quando abbiamo lanciato la Ring of Honor e poi abbiamo smesso di trasmetterla. Rimane viva per i titoli e per la presenza importante quando ci sono un certo tipo di pay per view, magari misto tra federazioni. Iniziamo però, ragazzi. Roxanne Perez, ragazzi, Loot Express subito vuol far capire a Kairi Sane che non sarà facile oggi. Il pubblico è per Roxanne con il Let's Go Rozzi.
Beh, devo dire un inizio importante contro un'avversaria ben più quotata come Kairi Sane, che però ora riprende il controllo. Oh, DDT. Irish Whip rivoltata da Roxanne all'angolo. E oh, a vuoto qui perché Kairi si... Attenzione, Roxanne ribalta Kairi, però con questo schienamento neanche uno, l'arbitro è rimasto sorpreso anche lui dalla velocità di esecuzione di Kairi. Poi Dragon Screw e impedisce ulteriormente sulla gamba di Roxanne Perez. Oh, a voto qui! Sì, non un'ottima scelta, forse troppo impulsiva la scelta di Kairi. Attenzione a... mossa e sottomissione. Altra DDT di Kairi Sane. Attenzione alla Springboard Moonsault a vuoto. Ottima reazione di Kairi Sane oggi. Neckbreaker sulla nipponica. Attenzione, ginocchiata. Le due continuano a colpire, ma eccola qui Roxanne che getta a terra Kairi. Oh, Rhea Ripley, attenzione dal nulla, eccola lì che si vendica. Ragazzi, come ho detto prima, Kairi Sane ha abbandonato Rhea Ripley in un match tag team, costringendola a scontrarsi in 2 contro 1. Ma attenzione Roxanne con questo comeback, poi si carica Roxanne Perez, colpisce Kairi, prova lo schienamento, attenzione, buon momento, 1, 2, no. Un po' come è successo nell'ultimo match tra Bobby Lashley e Dragon Lee, che è entrato Nakamura, però una dinamica leggermente diversa. Beh, trovate, posso dire che se lo meritavano tutti e due, sia Bobby Lashley sia Kairi Sane. Attenzione, Pop Rock, mamma mia, sarebbe una vittoria incredibile di Roxanne. 1, 2, non ci crede Roxanne, completamente sorpresa dall'ingresso di Rhea Ripley, Kairi Sane, che ora però la colpisce. Oh, Roxanne non si dà per vinta, è decisamente partita la giovane Roxanne. Dropkick a vuoto qui. E poi viene presa in consegna da Kairi, sgomitate a liberarsi. Oh, lanciato fuori dal ring, ragazzi, che volo Roxanne. La rialza. Dragon Screw. Voglio fare un volo dal paletto, ragazzi, scusatelo, io non interferisco così spesso, però voglio fare un volo dal paletto fuori dal ring, sì. Oh, stompone micidiale, ragazzi. E poi lo strozza in maniera irregolare.
Attenzione però, Roxanne si rimette in piedi. Irish Whip contro i gradoni d'acciaio. Serie di gomitate. Fino a infierire Kairi Sane. Ancora una volta. Oh, stavolta ribalta. Oh, non lo voglio far finire per conteggio fuori, ecco, se no trasferivo di nuovo. Attenzione però che Kairi in piedi, ma il drop kick va a segno basso. Attenzione Kairi, dice no, approfitta dell'occasione Kairi Sane, ragazzi. Ingenuità da parte di Roxanne. Sì, grossa ingenuità da parte di Roxanne. Attenzione, Kairi Sane è pronta per l'Insane Elbow. Eccola, segno sulla schiena di Roxanne. Non l'ha presa proprio bene, però l'ha presa. E ragazzi, Roxanne va a vuoto qui. Kairi, ancora una possibilità per Roxanne. Ragazzi, bel match tra Kairi Sane e Roxanne, ma ora ribalta Kairi. Oh, attenzione Roxanne. Che mossa, potrebbe essere la fine per Kairi Sane. 1, 2, e Kairi poi rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma Roxanne, attenzione, mi sa che è pronta a volare, e vola Roxanne. Fantastica esecuzione di Roxy. Irish Whip va a sbattere contro i gradoni d'acciaio. Tocca anche a Roxanne questa volta. Match bello combattuto decisamente tra queste due. Se ne la prende ancora, altro ennesimo Dragon Screw di Kairi. Sì, ma non faccio finire per conteggio fuori, io ve lo dico. Se ne Kairi. Oh, Kairi è pronta a volare. Vola Kairi Sane, che crossbody. Esecuzione meravigliosa, continua a pestarla. A vuoto stavolta Kairi. E Roxanne, loaded press, serie di pugni. Oh, ribalta la Irish Whip. 3, attenzione, siamo a 3 ragazzi. Doppio stompa a vuoto. E lanciata via. Irish Whip lanciata dentro il ring. Oh, attenzione qui, la Pop Rocks, potrebbe essere la fine ragazzi. 1, 2, pazzesco, 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 pazzesco. Attenzione Roxanne, moonsault, a segno. Continua Roxanne, mamma che match sta facendo Roxanne, che match. Come Kairi. Attacca tosto Roxanne. Se Roxanne cosa fa? Un po' indecisa, forse voleva fare qualcos'altro, ma ribalta Kairi Sane. Attenzione, che ora è pronto un Insane Elbow
Attenzione, assegno! Potrebbe essere la fine per Roxanne Perez. 1, 2 e 3. Vince Kairi Sane. Un grande match contro Roxanne Perez. Ricordiamo Rhea Ripley che è intervenuta per favorire Roxanne, ma niente è servito. Vittoria per la nipponica. E ora vedremo come risponderà Kairi Sane nella prossima puntata a Rhea Ripley. E ragazzi, ora manca solo il main event di questa puntata di Monday Night Raw. The Undertaker contro Powerhouse Hobbs. Signori, The Undertaker ha perso nell'ultima puntata di Raw contro Sheamus al termine di un grande match. Infatti Sheamus sarà ospite speciale di questo incontro, almeno lo visionerà sicuramente da lontano. Powerhouse Hobbs invece vuol farsi avanti, forte del periodo di dominanza con l'Art Business, forte anche del fatto che è campione intercontinentale. Vuole avere lui l'opportunità di andare per il titolo di The Undertaker. E allora vedremo cosa succederà, ragazzi. Ecco l'Undertaker. Oh, attaccato da Powerhouse Hobbs. L'ha colpito proprio col titolo intercontinentale alle spalle, ragazzi. Penso che Undertaker non prenderà molto bene questo attacco alle spalle da vigliacco del membro dell'Art Business. E infatti ecco qua che gliela vuol far pagare con questa side slam. Il pubblico tutto per The Undertaker. Il campione indiscusso WWE, The Undertaker. Attenzione, la potenza di Powerhouse Hobbs. Alabama Slam sul Phenom. E ragazzi, Powerhouse Hobbs, insomma, Undertaker ha molti pretendenti per il prossimo match a Fastlane. Che Sheamus è forte della vittoria, ma anche Powerhouse Hobbs vuole dimostrare al Phenom di essere all'altezza. Non ne ha bisogno, visto che comunque ha dimostrato nettamente il suo valore, l'ho detto prima, durante l'ingresso di Bobby Lashley, questo grande regno da campioni di coppia. E poi il titolo degli Stati Uniti, vinto da Lashley, il titolo intercontinentale da Powerhouse Hobbs. Un momento decisamente importante per l'Art Business da quando ha vinto i titoli. Attenzione questa Dragon Sleeper. Colpisce Powerhouse Hobbs. Backdrop. Attenzione lo splash. Lo prende. Chokeslam. La tipica Chokeslam. 1, 2. E Hobbs dice no. Attenzione. Si toglie subito. Che vuol provare subito una Tombstone Pile Driver. Sembrerebbe di sì. Lo carica. A segno. Rope break però, perché il piede di Powerhouse Hobbs era sotto la corda, quindi lo schieramento da regolamento è da interrompere. Certo The Undertaker, ragazzi, li sta facendo pagare davvero per quell'attacco meschino durante l'ingresso del Phenom. Il Powerhouse Hobbs con testa che va a sbattere contro il paletto. Leg drop. Il pubblico è tutto per Taker.
Come prevedibile. Respinto da Taker. Oh, shoulder block. Sul The Phenom. Attenzione, World Strong Slam, la mossa finale di Powerhouse Hobbs dal nulla. E Taker dice no. La carica. Follow Slam, ragazzi. Scontro tra pesi massimi oggi. In questo main event di Monday Night Raw su Netflix. Non andate da nessuna parte dopo, perché come di consueto porteremo Dynamite, poi SmackDown e poi Collision. Quindi se lo carica sulle spalle. La potenza di Powerhouse Hobbs, il campione intercontinentale. Dice di no Taker. Prova a svitare la testa dal collo. Attenzione. Pestone all'addome. Prova lo schieramento. 1, 2. No. Ci ha provato Undertaker. Prova ora Hobbs. Solo 1. Attenzione. Lo solleva, e la potenza di Powerhouse. È proprio un Powerhouse. La spallata fuori dal ring. Taker. Attenzione. La potenza Dominator su Undertaker fuori dal ring, devastante. Ora altra mossa di sollevamento potentissimo. Powerhouse Hobbs. Non lo scopriamo certo oggi. Oh, ancora, attenzione. No. Si è fermato Taker prima di andare a sbattere contro i gradoni. Oh, lo prende. Attenzione, World Strong Slam. Ancora. Ancora la World Strong Slam di Powerhouse Hobbs. 1, 2. No, Taker dice no. Mamma mia, che main event qui a Monday Night Raw. Show di punta della WWE. Attenzione. Sanguina Hobbs. Big boot. DDT. Oh, voleva prenderlo, ma si è liberato Hobbs. Aveva iniziato molto meglio Taker, ma poi alla lunga flash a vuoto. Oh, cross line a terra al Deadman. In difficoltà Taker. Irish Whip contro la barricata.
attenzione, mamma mia, che match di Powerhouse, attenzione, vuol provare la terza World Strongest Slam, sarebbe la fine, ma stavolta gli dice no Taker. Lo prende, Dragon Sleeper, in pericolo Powerhouse Ops, potrebbe cedere, no, c'è ancora Powerhouse, mamma che match, attenzione, evita la Spinebuster di Powerhouse, lo prende, Chokeslam, prova lo schienamento, potrebbe essere la fine, 1, 2, 3, vince The Undertaker, sconfitto Powerhouse Ops, ma che main event di Raw. Here's your winner, The Undertaker. Mamma mia ragazzi, che main event di Raw, che vittoria di The Undertaker ragazzi, che con la sua chokeslam riesce a trionfare su Powerhouse Ops ragazzi, e chiude così The Undertaker questa puntata di Monday Night Raw. Ma adesso ragazzi non andate da nessuna parte, perché come di consueto abbiamo la puntata di Dynamite. Un saluto intanto a Muller. Allora, come al solito pazientate un attimo perché dovrò modificare la card, ok, di Dynamite. Come al solito vediamo un po' su quello che dovrà essere modificato. Allora, vediamo un po'. 5 incontri questa volta a Dynamite, abbiamo previsto. Quindi, allora, no, io qui cambio completamente. Sì, preferisco così. Sì. Ok, quindi ragazzi, Darby Allin e Adam Copeland, rivelato adesso il compagno di tag team di Darby Allin, che aveva iniziato una rivalità con i Bucks ma ancora non era chiaro che era il suo tag team partner, quindi perfetto. Poi qui questo qua, ma va bene, facciamolo ragazzi, facciamolo. Poi Saya Kamitani e Becky Lynch ce lo spariamo bene, perfetto. Poi mancano, vediamo un po'. Sì, però qui voglio cambiare. Assolutamente, sì. No, va bene, ok. Perfetto, quindi ok, perfetto. E ora manca solo l'ultimo incontro. Quanti sono? Perfetto, manca solo l'ultimo incontro, che sarà un incontro di coppia con il nuovo tag team, tutto da provare in questa stagione. Julia Hart e Sky Blue ragazzi, che se la vedranno contro Willow Nightingale e Chris Statlander. Una Julia Hart e una Sky Blue, che abbiamo già visto Sky Blue nell'ultima puntata di Dynamite accompagnare Julia Hart in un match 1 contro 1, ok? E ora la vedremo anche sui ring, quindi ok, abbiamo già la nostra card perfetta di Dynamite. Quindi iniziamo subito signori. Avviamo signori, avviamo ragazzi. Allora, l'opener sarà, come avete visto, Willow Nightingale e Chris Statlander contro il debutto da coppia di Sky Blue e Julia Hart. Un saluto anche a Pirati dei Sogni. Allora ragazzi,
Dai, godiamoci questa puntata di Dynamite che inizierà con 2 tag team match, uno un tornado, uno un tag team classico. Mhm. E iniziamo, signori, questa puntata di AEW Dynamite, lo show di punta della All Elite Wrestling, signori. Ecco che fanno il suo ingresso per prime Willow Nightingale e Chris Statlander. Is a tornado tag team match. On the way to the ring. Eccole qua, ragazzi. Le due che poco prima di AEW Loud hanno avuto la possibilità di diventare campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling, strappando le cinture a Tina e Billy Starks, ma niente da fare per loro, dovranno ripartire dalle retrovie se vorranno un'altra occasione in futuro. E beh, potremmo iniziare bene. Tra l'altro Chris Statlander, che nella scorsa settimana è stata parecchio impegnata effettivamente, perché ha lottato sia a Dynamite che a Collision. Ecco l'ingresso e il debutto di questa coppia, Sky Blue e Julia Hart, le Sister of Sin, ragazzi. Eccole qua, campionessa della Ring of Honor, Julia Hart, lo sappiamo. Mentre strappato la cintura Stephanie Vaquer, una coppia che ha già puntato in alto, c'è da dire, almeno nelle intenzioni. Vedremo ora l'uscita ufficiale di queste due contro una coppia già rodata come Willow Nightingale e Chris Statlander. Loro comunque, Julia Hart e Sky Blue, grandi amiche. Sky Blue ha accompagnato proprio Julia Hart nell'ultimo match che ha avuto Julia Hart a Dynamite. Molto bene, signori, molto bene. Iniziamo questo match. Chris Statlander e Willow Nightingale contro Sky Blue e Julia Hart, signori. E nel frattempo vado un attimo a bere, ragazzi, e sono subito da voi per commentare insieme questo incontro. Ed eccomi qui, ragazzi, per commentare con voi questo opener di Dynamite. Sky Blue e Julia Hart contro Chris Statlander e Willow Nightingale. Attenzione a Sky Blue.
scusate perché ho preso tosse. Prova Juliet lo schieramento. Niente da fare, neanche uno, signori. Juliet completamente a vuoto qui. Intanto Sky Blue fuori dal ring, una DDT su Willow Nightingale. Oh, Chris Statlander ribalta. Beh, per il momento più o meno un vantaggio secondo me. Prova lo schienamento Juliet. Uno, solo uno, ragazzi. Chris non cede. Attenzione Juliet, snap suplex. Tanto Willow continuano a pestarsi di fuori dal ring. Solo uno. E ecco Willow che è tornata, appena l'ho detto io, provvidenziale. Sky Blue, arbitro a terra. Chris Statlander è stata proprio posizione ribalta questa mossa di Sky Blue. Juliet, ragazzi, ce l'ha per tutti, per Chris Statlander, per Willow Nightingale, per chiunque. Prova lo schienamento ora. Uno, due, solo uno. Pensavo c'era almeno due. Beh, direi che si stanno a menare, non c'è dubbio. Bella questa mossa di Giulia. Prova lo schienamento. 1, 2, 3. Vincano Juliet e Sky Blue al debutto come coppia. Sconfitte Willow Nightingale e Chris Statlander. E bella vittoria davvero di Sky Blue e Juliet, che iniziano subito bene, senza dubbio. Andiamo al prossimo incontro, altro incontro di coppia, ragazzi. Gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, in un match non valido per le cinture di coppia, contro Darby Allin e contro il partner che finalmente si è rivelato il partner misterioso di Darby Allin in queste settimane, ed è proprio la Rated R Superstar, la superstar vietata ai minori, Adam Copeland, noto anche come Edge. E allora non vediamo l'ora di goderci questo secondo incontro di Dynamite, signori. Match di coppia più classico, quindi con i cambi, per cui probabilmente è molto quotato, come sapete, quando ci si cambi le mie interferenze, io che mi intrometto oltre che commentare e basta. Ma va bene così, va bene così.
E siamo pronti signori dopo un caricamento un pochettetto lunghetto. Che ne pensate? Un pochetto lunghetto, eh? Vabbè. Comunque signori, prima di entrare a quel matto, quel pazzo scatenato di Darby Allin che compare all'improvviso come chi gli ha fatto l'ingresso in questo gioco. Misura della community creation, ovviamente, per chi non lo sapesse. Ovviamente. Eccolo qui, Darby Allin. Avanza senza fronzoli. Weighing in at 175 pounds, Darby Allin! Eccolo qui, Darby Allin, ragazzi. Prontissimo per l'ingresso del suo compagno, ragazzi. Finalmente abbiamo scoperto Adam Copeland. È proprio lui. Direi che almeno sulla carta sono, a parere mio, un'ottima coppia. Eccolo qua. Ed è proprio Adam Copeland, signori, il canadese. Eccolo qui, la superstar vietata ai minori, la Rated R Superstar. Esplodono i Pyros come sempre. E ragazzi, un Darby Allin che si è opposto ai Bucks e ha scelto Adam Copeland come compagno. Vedremo come si muoveranno in questa loro prima uscita qui in All Elite Wrestling. Certamente dall'altra parte trovano un team come gli Young Bucks, i campioni di coppia in carica, un titolo che gli vorrebbero togliere. E allora è il momento dell'ingresso degli Young Bucks, i campioni di coppia. Ricordiamo che questo match tag team non valido per i titoli di categoria. Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks. Eccoli qua, ragazzi, campioni di coppia dell'All Elite Wrestling. At a combined weight of 344 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, the Mega Bucks. Due volte campioni di coppia nel nostro Universe Mode, stavolta stanno tenendo il titolo da parecchio. Precisamente da WrestleMania, che nel nostro Universe Mode è il primo pay per view che trasmettiamo, lo facciamo in contemporanea, in collaborazione tra WWE e AEW. E ecco qui signori, iniziamo. Darby Allin e Adam Copeland contro gli Young Bucks, Nick e Matt Jackson. Stanno subito bene. Lo strotto Darby Allin. Prova subito uno schieramento, forse decisamente presto questo schieramento, ma va bene così. Attenzione, lo sbatte Darby Allin e poi va, prende il tag Adam Copeland, il suo compagno, e parte subito questa cross line. No, non ha iniziato benissimo Nick Jackson. Vedremo se magari andrà meglio a suo fratello quando entrerà qui in ring. Attenzione, si libera qui Nick Jackson. Oh, bella qua, bella là. La mossa che Edge conosce molto bene. Ecco il cambio.
grande forma per Adam Copeland. Cambio, entra Darby Allin, ancora in difficoltà i Bucks. Attenzione Darby sulla terza corda, è pronto. Un saluto a Nord Mendus. Mamma mia ragazzi, che inizio per Darby e Adam Copeland. Ha battuto con questa cross line. Subisce ora Adam. Tag, entra Darby Allin. Super kick a vuoto. Attenzione a Darby. No. E balza tutto, ma si prende una serie di pugni Nick Jackson, ragazzi. Devastati per il momento i Bucks. Come sapete il wrestling non si vince ai punti, signori. Prova ora lo schienamento. Uno. Solo uno. Tag molto intelligenti quelli tra Adam e Copeland. Non lasciano un attimo di respiro ai Bucks, in particolare a Nick Jackson in questo momento. Attenzione, eccolo qua. Oh, interviene Matt Jackson. E Big Boot. Doppio cambio, attenzione, Darby Allin e Matt Jackson sul ring, ma continua ragazzi la mattanza e va a colpire anche Nick Jackson, visto che c'è anche se non è più l'uomo legale, però ora si distrae ed entra Matt, lanciato fuori dal ring. Però visto che ci sono raga, scusatemi ma voglio fare una cosa, voglio fare una spear. Oh. Devo fare una spear. Vabbè, pace. La farò a quell'altro. Spear! A segno, ragazzi. È lanciato dentro il ring.
l'ho colpito. Attenzione, succede un parapiglia qui ora. Non colpisce, attenzione allo schienamento. 1, 2 e 3. Darby Allin e Adam Copeland sconfiggono gli Young Bucks in questo match non valido per i titoli e ora c'è l'attacco ai Bucks che sono a terra. Signori, possiamo dirlo è ufficiale per AEW Halloween Havoc, il prossimo pay per view dell'Elite Wrestling. Adam Copeland e Darby Allin contro i Bucks in un match valido, questa volta per i titoli di coppia, signori. È uno dei match che avremo al prossimo pay per view dedicato all'evento di Halloween Havoc. Intanto a questa vittoria di Darby Allin e di Adam Copeland sui Bucks, umiliati tra l'altro anche alla fine del match. Vedremo come risponderanno i Bucks nelle prossime settimane, ma è ora il momento del terzo incontro, signori. Bryan Danielson contro Konosuke Takeshita della Don Callis Family. Danielson che ha perso il titolo mondiale dell'All Elite proprio a AEW All Out, che se non l'ho già fatto vi consiglio di andare a operare. La trovate nella playlist del mio canale di questa stagione 2025-2026 insieme a tutti gli altri pay per view di questa stagione. A All Out c'erano 2 Elimination Chamber, entrambe valide per i titoli mondiali, uno titolo mondiale femminile e l'altro maschile. Bryan Danielson è entrato da campione per la seconda volta, ragazzi, consecutiva, perché l'aveva fatto anche l'anno scorso, ma non è riuscito a uscire con la cintura, che è andato alla vita di Jon Moxley. Nel frattempo MJF si è fatto avanti, è tornato proprio nell'ultima puntata di Dynamite, ha sconfitto Danielson in 1 contro 1, tornando così, mancava da WrestleMania, ma attenzione, eccolo qui proprio MJF. Si parla del diavolo, spuntano le corna e MJF si vuole vendicare di Danielson, lo accusa di avergli portato via la cintura derubandolo del titolo senza averlo schienato. Infatti a WrestleMania c'è stato un match a 3 tra Danielson, MJF e Moxley. Danielson vinse match e titolo schienando Jon Moxley in un momento in cui MJF era KO fuori dal ring. Lui questa cosa l'ha risentita, è stato abbastanza fuori, proprio quello è stato l'ultima volta l'abbiamo visto, il primo pay per view di questa stagione. Adesso è tornato, adesso vuole Danielson ad Halloween Havoc e lo avrà in un altro degli incontri che ci sono per Halloween Havoc. L'altro è Saya Kamitani, la campionessa mondiale di Elite Wrestling, che ha vinto l'altra Elimination Chamber, appunto Out, contro Becky Lynch, che si è presentata proprio nell'ultima puntata di Dynamite. E poi vedremo un po' che cosa ci riserverà la card di AEW Halloween Havoc. Ma ora godiamoci questo incontro tra Bryan Danielson e tra Konosuke Takeshita. Edizione belli to belli, fantastica esibizione. Solo schieramento Takeshita. Attacca l'American Dragon, però attenzione a MJF che è lì tranquillo a bordo ring, ma io starei molto attento fossi in Danielson. Attacca Takeshita, gomitate all'addome. Oh, Danielson vola e abbatte Takeshita. Poi
I due si menano al centro dei ring dopo il break pubblicitario. In vantaggio Danielson. Ma attenzione, MJF entra e colpisce Danielson. L'avevamo detto, ragazzi. Era entrato per guardare il match, ma non ci credevamo. Squalifica. Vince Danielson per squalifica. Takeshita non sa bene cosa fare. Guarda i due. Alla fine decide di andarsene via. Non può fare altro. Questi due però adesso si cazzotteranno bene. Questo non è un match, questo è una rissa. Il primo che va a KO ormai. Oh, attenzione, lo prende con la presa di sottomissione, ragazzi. Anche se cede non importa, perché come ho detto qui deve andare KO, che non è nient'altro che una rissa qui tra Danielson e MJF. Ragazzi, il match era contro Takeshita, finito con la vittoria di Danielson per squalifica proprio a causa dell'interferenza di MJF. Ricordiamo d'altra parte Danielson indebolito inizialmente da Takeshita prima dell'ingresso di MJF, ora va a sbattere contro i gradoni d'acciaio. Mamma mia, entrambi hanno ribaltato in maniera davvero sapiente. Sbattuto contro i gradoni d'acciaio Danielson. Attenzione, la terza corda, MJF lo vuole mettere KO così e lo mette KO. KO Danielson, ragazzi. MJF sorride anche questa settimana contro Danielson, seppur questa volta in maniera assolutamente truffaldina, entrando in mezzo al match contro Konosuke Takeshita. E allora vedremo come risponderà Danielson nelle prossime settimane. Le poche che ormai ci dividono da EW All Out, prossimi eventi poi per più. Ma a proposito di, scusatemi, Halloween Havoc, volevo dire EW Halloween Havoc. All Out è il pay per view che è passato ora. Ma a proposito di quel pay per view, Saya Kamitani contro Becky Lynch, con la Saya Kamitani che ha sconfitto Kris Statlander nell'ultima puntata di Dynamite, ma si è presentata a Becky Lynch faccia a faccia, viso duro. Saya Kamitani gli ha alzato la cintura in faccia. E allora vedremo in questa sfida preliminare tra le due cosa succederà. Una The Man Becky Lynch sempre molto agguerrita, ma è il momento dell'ingresso della campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling, Saya Kamitani, la Phoenix Queen, ragazzi, la vincitrice dell'Elimination Chamber di AEW All Out. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, the All-Star Women's World Champion, Sarah Carrie Tammy. E eccola qui, ragazzi, Saya Kamitani. Grande impatto, ragazzi. Nella nostra Universe Mode questa stagione ha debuttato in All Elite Wrestling dopo aver passato la stagione scorsa in New Japan. Ex campionessa mondiale della New Japan, che nella mia Universe Mode è insieme alla Stardom, e adesso anche campionessa mondiale dell'Elite Wrestling. Dall'altra parte invece The Man Becky Lynch,
ragazzi. 2 volte campionessa mondiale WWE nella scorsa stagione. Quest'anno ha vinto il titolo TBS qui in AEW, una delle wrestler draftate dalla WWE alla All Elite Wrestling. Ed è proprio The Man, Becky Lynch, ragazzi. Lei vuole la sua possibilità, vuole andare per la cintura, vuole andarci ad Halloween Havoc, prossimo evento, il pay per view della All Elite Wrestling. E chi siamo noi per dirgli di no? Entra The Man. Molto acclamata oggi qui a Dynamite. E dai ragazzi, ci attende davvero un bel incontro. E dopo non andate da nessuna parte quando è finita la puntata di Dynamite, signori, perché abbiamo WWE SmackDown e Collision da portare. Saranno più corte, come di consueto, però. Inizia il match, ragazzi. Saya Kamitani contro Becky Lynch, la Phoenix Queen contro The Man, Giappone contro Irlanda. E ora possiamo anche finirla qui. Inizia molto bene Becky Lynch con questa presa sulla nipponica. Spanish Fly, bella esecuzione di Saya Kamitani, bello spinning kick, anzi spinning wheel kick, ribalta però Becky Lynch. Springboard crossbody di Saya Kamitani. Bell'inizio, ragazzi, tra Becky Lynch e Saya Kamitani, la Phoenix Queen. Solo uno per The Man, va a vuoto qui. Sbattuta. Con schienamento 1, 2. Guarda, tirava fuori dal nulla. Attenzione Saya Kamitani, non ha finito. Oh, e ribalta Becky Lynch. Attenzione Becky, armbar, ma rope break perché tocca le corde con la mano. Attenzione, la Man and the Slam a segno. 1, 2, no, dice no Saya Kamitani, ragazzi. Che inizio di incontro, bello adrenalinico. Becky Lynch va a provare un'altra Man and the Slam, la seconda consecutiva, ragazzi, devastante. E dice di no Saya questa volta, se lo aspettava forse. Ribalta però ancora Becky Lynch. Attenzione Becky, mamma mia che match sta facendo Becky Lynch. No, dice no Saya. No, ribaltata ancora. Attenzione Becky Lynch. Fantastica posizione. Attenzione, pronto per il leg drop a vuoto. Dragon Rana, fantastica qui. Ma Becky è già in piedi, attenzione. Ma la riprende Saya.
Mamma mia Becky, in formissima oggi, a vuoto qui però, colpita da questo big boot. Prova lo schienamento Saya. 1, 2, no. Attenzione, una culla improvvisa di Becky Lynch. 1, 2. Oh. Neckbreaker. Bel match ragazzi, bel match davvero tra Becky e Saya Kamitani. Attenzione, all'improvviso in piedi e poi la batte con questo springboard crossbody. Oh, attenzione. Che bomba. Questo dovrebbe essere molto interessante. È la terza, questa è la terza che va ferma. E c'è il trionfo di Becky Lynch. Ottimo davvero. Un po' meno la reazione al finale. Un tavolo. Insomma ci va pesante. Ci va pesante. Aia, sfondata sul tavolo. Cioè, credo che non se la dimenticherà tanto in fretta questa serata, Saya. E manca solo il main event. Jon Moxley contro Dax Harwood. Qui più che altro sarà interessante vedere cosa succederà attorno a Moxley, perché insomma l'ultima puntata un brutale pestaggio, possiamo definirlo così, ai danni di Kenny Omega, e anche lui è uno che non perdona, quindi vediamo un po' come inizierà qui. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the Rough Riders from Cincinnati, Ohio. Weighing in at 225 pounds, the All-Star World Champion, John Cox Lee!
And his opponent, representing the FBI, from Asheville, North Carolina, weighing in at 223 pounds, Dan Harper! Ragazzi, eccomi qua, pensavo di averci messo un attimo la roba, lo sapete, come spesso mi accade in live. Comunque, andiamo a commentare Dax Harwood contro Jon Moxley, che sembrerebbe meglio Dax Harwood, non l'avrei detto, 100%. Il campione del mondo dovrebbe fare questa prestazione. E insomma, notevole. German suplex ora
Jon Moxley ha sconfitto Kenny Omega nell'ultima puntata di Dynamite nel main event match, ovviamente non vale per il titolo. Tuttavia l'attacco brutale che è successo a fine incontro, un po' come il Becky Lynch sai Kamitani che abbiamo visto prima, che è stata spiondata sul tavolo, sai, proprio in maniera brutale. Solo con la sedia, ecco, questa volta Jon Moxley con la sedia, intanto qui Dax salva il sanguine, ribalta per Moxley, attenzione la Death Driver, ribaltata, bella storia. Main event di Dynamite. Evita un tentativo di sharpshooter. Attenzione. Pile driver. Suda freddo Moxley. La Dax resta corda, a vuoto, combattivissimo Dax. Potrebbe essere la fine. Mamma mia. Double extender. A vuoto qui. Sì. Torna in vantaggio però. Attenzione qui, Establish verso la fine, a vuoto da Driver, incredibile, attenzione qui. Tenta la shooter, potrebbe essere la fine ragazzi, cede, incredibile questo risultato, cioè inaspettato veramente. E Dan Harwood batte Jon Moxley, perfetto, ok. Grande vittoria, grande Dax, bella vittoria per questo main event di Dynamite.
Allora, raga, noi in realtà dovevamo portare anche SmackDown e Collision, però vediamo un attimo. Mm, è che è sotto un po' l'imprevisto, quindi allora facciamo che SmackDown e Collision li portiamo la prossima settimana. Qui ci salutiamo con Raw e con Dynamite e a questo punto ci salutiamo al prossimo appuntamento.